Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 2 al 17 febbraio, dove troveremo la luna nuova in Acquario, sì, proprio nel vostro segno. Quindi voi potreste sentire particolarmente intense queste energie. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico cosa ci porta questa luna nuova in Acquario, pro e contro. Quindi a favore sentiremo maggior fiducia, ottimismo, una nuova carica di ispirazione, di entusiasmo da poter utilizzare anche nei progetti più ambiziosi che abbiamo e anche opportunità di pianificare e programmare qualcosa di nuovo. Maggior senso di libertà, indipendenza, conoscenze interessanti, stimolanti, incontri e dichiarazioni importanti. Poi c'è anche qualcosa che ci può permettere di allontanare pregiudizi, negatività, cose insomma che non ci fanno stare bene e di contro dobbiamo sapere che potremmo sentirci molto sensibili, alcune emozioni possono essere troppo forti da gestire, potremmo sprecare energie in cose inutili, rischio di esplodere in rabbia, irritazioni e cose del genere e poi le aspettative potrebbero non essere pienamente soddisfatte. Dopo questo, i pro e i contro, ovviamente a livello astrologico, andiamo a vedere proprio voi dove vi trovate e anche il vostro percorso. Dico dove vi trovate perché partiamo proprio dopo la luna piena in Leone del 1 febbraio e invece noi andiamo a vedere il 2 febbraio e vediamo tutto il percorso. Voi partite con questa carta, la luna crescente. Che cosa vuol dire? Certo, diciamo, non è in sintonia, diciamo, la carta esce indipendentemente dalla lunazione in corso. Ci interessa il suo significato, vuol dire che c'è un inizio. C'è una fase di forte motivazione, soprattutto però verso il cambiamento, quindi parliamo di un tipo di inizio che ha a che fare con una felice scoperta, un qualcosa che ci può portare a un vero e proprio inizio in un ambito della nostra vita, quindi una felice scoperta, una coincidenza oppure opportunità di fare un piccolo passo, anche se nell'incertezza comunque che ci permetterà di muoverci. Poi ci sentiremo anche più curiosi, con più fiducia, eccetera. E un consiglio di questa carta è che in alcune circostanze dobbiamo essere molto più sicuri e quindi agire con forza e con risolutezza. Quindi una fase che cresce, che si evolve e che probabilmente ci porta con quest'altra carta a un risveglio, a un momento di consapevolezza. Può avvenire tramite lo studio, può avvenire tramite una nostra ricerca, magari col desiderio di sentirci un po' più radicati, forse voi avete questa esigenza in questo momento e quindi di voler vivere alcune esperienze, è vero in un modo molto più intenso, però anche forse un po' più interiore e spirituale che vi possa dare diciamo, l'opportunità per alcuni di entrare in comunicazione col divino, per gli altri di vivere comunque emozioni intense semplicemente per voi stessi, per altri magari avere più sicurezza, più certezza per muoversi nel mondo esterno e quindi agire con prontezza.
È molto importante perché se noi agiamo, vogliamo fare qualcosa, però siamo insicuri, siamo dubbiosi, come sono i nostri passi? Un po' troppo incerti. Invece magari proprio l'arrivo di, questa consapevolezza e chiarezza vi aiuterà a procedere con maggior fermezza. Questa carta Gufo notturno, ecco, molto interessante perché magari, c'è anche saggezza oltre a tutto quello che ho detto. Assolutamente sì, anche questa si connette al periodo di evoluzione, di studio, di crescita. Il fatto che ci sia studio non vuol dire, magari per molti di voi può essere un corso, un apprendimento, imparare qualcosa di nuovo o migliorare le vostre stesse, capacità e potenzialità, affrontare magari alcune cose in modo diverso, in modo molto più saggio, grazie alle vostre esperienze. Ehm, scusate, magari fare conoscenze, che possono essere stimolanti per voi. Quindi, c'è, quel muoversi con pazienza, con accortezza, con prudenza, che non è timore, ma è semplicemente per, affrontare magari un qualcosa, che non ancora avete tutto a disposizione come informazioni, oppure diciamo semplicemente avete bisogno di muovervi in questo modo perché le cose a volte vanno fatte, diciamo così, con la massima, prudenza. Questa è la prima parte, adesso andiamo a vedere gli altri suggerimenti dell'oracolo dello sciamano. Abbiamo per voi un periodo, che ha a che fare con una fase di preparazione, è vero principalmente dentro di voi, quindi avete bisogno di recuperare forse energia, anche entusiasmo, autostima per alcuni, quindi c'è una specie di risveglio in questo senso, invece per altri proprio una fase di studio, quindi non è detto che magari molti di voi stiano studiando, vogliono riprendere per dire l'università o fare un corso, o semplicemente, gestire meglio e con maggiore accortezza alcune cose e il corvo effettivamente ci dice di, è vero studiare, valutare, di osservare, però anche di andare oltre i nostri stessi limiti, di, cercare verità, di riconoscere ciò che è vero, autentico e cercare coerenza tra ciò che si pensa, si prova e si fa. Questo è molto molto importante. Poi guardare oltre le apparenze, insomma cercare verità vuol dire che abbiamo la possibilità di riconoscere ed evitare le illusioni. Poi troviamo la terra e infatti, c'è bisogno, come abbiamo visto, proprio di connettersi anche, alla terra stessa. Molto importante questo messaggio perché, parla di nutrimento, di radicamento, di connessione al nostro corpo, di onorare se stessi, con rispetto e consapevolezza, quindi avere un'esperienza attiva. Tradotto vuol dire che è vero che abbiamo bisogno di connetterci con noi stessi, con i nostri pensieri, fare chiarezza, ordine dentro, ma anche fuori di noi. Però ci serve partire da alcuni aspetti per far sì che noi possiamo agire appunto con maggior incisività proprio nel mondo, esterno. E lo stregone ci vuole dire che effettivamente noi siamo degli stregoni, tra virgolette, perché il nostro potere interiore ci mette nelle condizioni di trasformare tramite la creatività o comunque di essere artefici della nostra realtà, del nostro destino, di dare vita a nuovi pensieri, progetti, anche relazioni a volte, di trasformare le nostre ferite, di lasciare andare ciò che non ci serve più e di accogliere il cambiamento.
Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, via con una buona luna, ciao!